Ciao a tutti. Il narcisismo è un fenomeno complesso che coinvolge una visione grandiosa di sé, un bisogno costante di ammirazione e una mancanza di empatia per gli altri. Tuttavia, ciò che spesso si trascura è la capacità del narcisista di mettere in atto strategie apparentemente contraddittorie, come per l'appunto il narcisista in retromarcia. Questo concetto, sebbene paradossale, indica quei momenti in cui il narcisista abbandona temporaneamente il suo consueto ruolo di dominatore per assumere una posizione più ritirata o passiva, al fine di manipolare e di controllare le relazioni interpersonali. Di seguito esploriamo in dettaglio questo fenomeno, illustrandolo con esempi pratici e analizzando le motivazioni e le conseguenze di tale comportamento. Comprendere il narcisismo. Caratteristiche del narcisista. Il narcisista si distingue per tratti come l'arroganza, l'autostima eccessiva e la ricerca costante di conferme esterne. Queste persone tendono a esibire una forte convinzione nella propria superiorità, manipolare le relazioni per mantenere il controllo e il potere, mostrare una mancanza di empatia verso i sentimenti e i bisogni degli altri. L'evoluzione delle strategie di manipolazione. Nel corso del tempo molti narcisisti imparano a variare le loro strategie manipolative, mentre in alcune situazioni adottano un approccio diretto e aggressivo, in altre optano per tattiche più sottili, come il ritirarsi o innescare la retromarcia, per raggiungere i loro scopi senza destare sospetti. Il concetto di retromarcia nel comportamento narcisistico. Definizione e significato. Il termine in retromarcia si riferisce a quella fase in cui il narcisista, anziché esporsi apertamente con comportamenti di sfida o di controllo, si ritrae apparentemente, creando una parvenza di vulnerabilità o di introspezione. Tale strategia può servire a diversi scopi: suscitare compassione, presentandosi come vittima o persona in difficoltà, il narcisista può attirare l'attenzione e il sostegno di chi lo circonda. Ridurre la resistenza. Il ritiro può abbassare la guardia di chi interagisce con lui, facilitando il successivo controllo emotivo. Confondere il rapporto relazionale. Il passaggio da un comportamento dominante a uno apparentemente vulnerabile crea confusione e incertezza nelle persone coinvolte, rendendole più dipendenti dalla valutazione e dall'approvazione del narcisista. Motivazioni dietro il comportamento in retromarcia. La scelta di innescare la retromarcia non è casuale. Le principali motivazioni includono: evitare confronti diretti. Di fronte a una resistenza crescente o a critiche, il narcisista può temporaneamente ritirarsi per evitare scontri aperti, per poi riprendere il controllo in un momento più favorevole. Ricalibrare le relazioni. In contesti in cui il narcisista percepisce una minaccia alla sua immagine, il ritiro può essere una strategia per riconquistare terreno senza apparire aggressivo. Manipolazione emotiva. Questo passaggio alla retromarcia permette di invertire i ruoli, presentandosi come il ferito o l'emarginato, inducendo empatia e colpevolizzando l'altro per la mancanza di sostegno. Meccanismi psicologici alla base della retromarcia. La dualità del sé. Il narcisista vive una doppia realtà. Da un lato la necessità di essere riconosciuto e ammirato, dall'altro la paura di essere esposto e criticato. La retromarcia è il momento in cui, per proteggersi, egli esprime la sua fragilità, che però è solo apparente. Questo comportamento di dualità ha l'obiettivo di mascherare le proprie insicurezze. Mostrandosi vulnerabile, il narcisista allude a debolezze che in realtà non vuole riconoscere, strumentalizzandole per ottenere simpatia. Riaffermare il controllo. Una volta ottenuta la fiducia e l'empatia degli altri, può ritornare rapidamente alla posizione dominante, sfruttando la debolezza appena indotta. Effetto boomerang sulle relazioni. L'uso della retromarcia produce un effetto boomerang. La vittima, sentendosi in colpa o responsabile del benessere del narcisista, tende a comportarsi in modo ancora più accomodante. Tutto ciò rafforza il ciclo manipolativo e rende difficile per l'interlocutore stabilire confini sani. Esempi pratici di narcisista in retromarcia. Il contesto familiare. Immaginiamo una situazione familiare in cui un genitore narcisista, solitamente autoritario e rigido, improvvisamente inizia a mostrare segni di debolezza dopo una discussione accesa.
Esempio pratico. Dopo un litigio in cui il genitore ha criticato severamente il figlio per il suo comportamento, nel giorno seguente si presenta con un atteggiamento rassegnato e affranto, raccontando di come si senta incompreso e solo. Il figlio, colpito dall'apparente vulnerabilità, potrebbe provare empatia, rimanendo in silenzio invece di contestare il comportamento del genitore. In realtà il genitore utilizza questa retromarcia per consolidare il proprio ruolo, facendosi percepire come la parte ferita in un conflitto, distorcendo così la dinamica familiare. Le relazioni di coppia. In ambito sentimentale, il narcisista in retromarcia può manifestarsi quando il partner inizia a esprimere insoddisfazione o a richiedere maggior trasparenza. Esempio pratico. Una donna in una relazione con un partner narcisista inizia a far notare i suoi comportamenti di controllo e la mancanza di supporto emotivo. In risposta, il partner si ritira improvvisamente, mostrandosi colpito e pentito, come se avesse subito un danno irreparabile. Il partner poi richiede che lei si prenda cura di lui, invertendo i ruoli e facendola sentire responsabile per la sua sofferenza. Tale atto, apparentemente di autocritica e di vulnerabilità, è in realtà una strategia per evitare il confronto diretto e per mantenere il controllo emotivo sulla relazione. Ambito lavorativo. Anche in contesti professionali il narcisista può adottare la strategia della retromarcia per gestire critiche o minacce percepite al suo status. Esempio pratico. Un manager narcisista, che è solitamente molto esigente e autoritario, si trova di fronte a un gruppo di dipendenti che iniziano a mettere in discussione le sue decisioni. Per evitare il confronto diretto, il manager si ritira dai meeting, facendo parlare di sé come di una persona incompresa e sottovalutata dal team. Successivamente approfitta del clima di tensione per riprendere il controllo, proponendo soluzioni che in realtà rafforzano la sua autorità e minimizzano le critiche ricevute. Le conseguenze della strategia di retromarcia sul lungo termine. L'uso della retromarcia può avere conseguenze importanti sia per il narcisista e per chi gli sta intorno. Per il narcisista, la strategia, seppur efficace a breve termine, tende a creare una rete di relazioni basate sulla manipolazione e sul controllo che può portare ad isolamento emotivo e a una mancanza di fiducia da parte degli altri. Per le vittime, chi si trova a interagire con un narcisista che utilizza la retromarcia può sentirsi continuamente confuso e colpevolizzato, portando a una diminuzione dell'autostima e a un senso di impotenza nel tentativo di stabilire confini chiari. Effetti sul clima relazionale. L'alternanza tra comportamenti dominanti e momenti di apparente vulnerabilità rende difficile, in ambito relazionale, interpretare correttamente le intenzioni del narcisista. Tutto ciò crea una situazione di instabilità emotiva, incertezza, le persone non sanno come comportarsi, temendo di cadere nella trappola manipolativa. Dipendenza emotiva. L'alternanza tra aggressività e ritiro può indurre una dipendenza dal narcisista, poiché la vittima si sente costantemente obbligata a salvare o comprendere il partner problematico. Strategie per gestire un narcisista in retromarcia. Stabilire confini chiari. Il primo passo per contrastare le dinamiche manipolative è stabilire confini emotivi e pratici. Esempio pratico: se un collega o un familiare mostra comportamenti ambivalenti, è importante comunicare in modo chiaro e fermo quali sono i comportamenti accettabili e quali non lo sono, evitando di cadere nella trappola della colpevolizzazione. Riconoscere il ciclo manipolativo. Comprendere il meccanismo della retromarcia è fondamentale per interrompere il ciclo manipolativo. Esempio pratico. In una relazione di coppia, riconoscere che il partner sta alternando momenti di aggressività a fasi di apparente vulnerabilità può aiutare a non lasciarsi manipolare emotivamente. Una consulenza psicologica, ad esempio, può essere uno strumento utile per identificare e interrompere questo schema. Cercare supporto esterno. Spesso chi vive relazioni con narcisisti si sente isolato e confuso. Cercare supporto di amici, di familiari o di un professionista può essere determinante per ritrovare la propria autonomia. Esempio pratico. Partecipare a gruppi di supporto o terapia di coppia e famiglia può offrire strumenti pratici e una rete di sostegno per riconoscere e gestire le dinamiche tossiche.
In sintesi, il concetto di narcisista in retromarcia evidenzia la complessità delle dinamiche manipolative che caratterizzano il comportamento narcisistico. La capacità di alternare comportamenti dominanti e momenti di apparente vulnerabilità non solo aumenta l'efficacia della manipolazione, ma rende anche le relazioni interpersonali estremamente complicate e dolorose per chi vi è coinvolto. Comprendere questi meccanismi, riconoscere i segnali di allarme e adottare strategie di gestione mirate è essenziale per proteggersi e mantenere relazioni sane. L'analisi dei vari contesti familiare, lavorativo e sentimentale evidenzia come questo fenomeno non sia confinato a una sola sfera della vita, ma si estenda in maniera pervasiva, richiedendo una consapevolezza e una strategia di intervento multipla e articolata. In breve, affrontare un narcisista in retromarcia significa imparare a distinguere tra la sua apparente vulnerabilità e la realtà delle sue intenzioni manipolative, proteggendo così il proprio benessere emotivo e instaurando relazioni basate sul rispetto e sull'autenticità. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.